Mamma mia, oggi piove un botto, però devo registrare i video. Ciao e benvenuto in Odeon. Quest'oggi volevo portare un argomento molto interessante che affligge il 90% della popolazione mondiale, come sempre, ovvero il warp. Ve lo spiego adesso, senza stare a fare troppi giri di parole. Vi faccio vedere in pratica come risolvere il problema del warp, che ancora non si sa che cos'è perché non ve l'ho detto. Allora, fondamentalmente abbiamo le nostre cuffiette. Oggi non me vado ad accendere i monitor. Semplicemente, che cosa succede quando importiamo un loop come questo? Lo chiamiamo loop come questo, 120 bpm, perché è un 120 bpm, lo sappiamo perché c'è scritto là, e non va a tempo. Tiriamo le bestemmie. No, non tiriamo le bestemmie, semplicemente cerchiamo di risolvere il problema. Prima di iniziare con il video ti consiglio di metterti comodo sul divano perché sto per dirti che cosa devi fare, ovvero mettere mi piace, commentare, condividere il video, accendere la campanella, iscriverti al mio Patreon che non esiste, dopo aver visto tutto questo video, perché sicuramente rimarrai soddisfatto. Allora, vi dico subito, che cos'è il warp? Per warp intendiamo la capacità, in questo caso di live, di adeguare il loop o l'audio al BPM del progetto attraverso questi marker. Farà come dei piccoli marker che vengono posizionati sulla griglia in base al tempo e l'audio si adegua a questi marker. Ovviamente se non è warpizzato non va a tempo. Ma anche quando è warpizzato non va a tempo. Perché diciamo queste slice sono state impostate secondo questo marker impostato ad un BPM. Qual è il BPM? 122, ma il BPM del progetto è 122, ma il BPM del loop qual era? 120. E perché qui c'è scritto 122? Perché il live è stupido, quindi 120 bpm, però certe volte lo fa, quindi lo fa e non lo fa, lo imposta da solo e non lo imposta da solo, dipende. Ok, ci siamo, adesso andrà correttamente a tempo. Come stavo dicendo prima, tutto viene definito da questi marker che è possibile posizionare attraverso doppio clic. Adesso c'è un problema. Se noi vogliamo warpare un pezzetto del campione da una parte all'altra, per esempio questo qua, si sposta tutto. Come ovviare a questo problema? I marker sono studiati per questo semplice utilizzo, ovvero noi posizioniamo i marker, per esempio qui e qui, questo no, questo non so perché l'ho messo, e andiamo a posizionare il nostro campione un po' più avanti. Da come si può notare, tutto quello che c'è qui non è stato spostato, e tutto quello che c'è qui non è stato spostato, perché questi marker delimitano la zona d'azione. Quindi noi possiamo andare tranquillamente, per esempio, a spostare qui il nostro pezzo di loop, o spostarlo insomma dove ci pare, quindi pure con la griglia off. Possiamo andare a creare delle ritmiche molto fighe spostando insomma tutti i vari marker. Se invece vogliamo andare ad applicare una quantizzazione, anzi una warpizzazione quantizzata, ci basterà semplicemente premere il tasto Command A per selezionare tutto e Command U. Però, c'è un però, in questo modo noi andiamo a quantizzare tutto secondo non so che cosa, perché non so che impostazione ci avete sul vostro live. Command Shift U e andiamo ad impostarci la quantizzazione. Quindi, vabbè, la mount ovviamente è quanto, quindi a seconda, che ne so, possiamo mettere pure di meno se non vogliamo una cosa proprio perfettamente in griglia. Poi ci possiamo andare a impostare le varie griglie, quindi quando noi andiamo a quantizzare lui ci quantizzerà a seconda della griglia. Io tengo sempre griglia corrente perché posso andarmela a impostare da qua direttamente, o con lo shortcut Command 1, Command 2 che vado a stringere ad aprire la griglia, oppure semplicemente col tasto destro. Però in realtà dobbiamo un po' stare attenti al loop, perché questo loop sembra un po' terzinato, sembra un po' storto, quindi in realtà sì, ok, lo andiamo a quantizzare, faccio Command A e poi Command U. Quindi che cosa ha fatto? Semplicemente è andato a quantizzare anche questi pezzettini qui che non erano quantizzati, quindi adesso è tutto, diciamo, in griglia. E se poi dopo non ci piace possiamo andare a spostarci i vari pezzettini, tipo avanti, indietro, destra, sinistra, così almeno possiamo andare a creare un po' di, insomma, questo movimento, anche se in realtà io nelle impostazioni qui avevo messo amount 85% e non 100%, quindi non erano tutti perfettamente in griglia, e quindi va bene così. Da come si può notare comunque dopo il warp è cambiato un po' il BPM, perché qui va a misurare la media del BPM, quindi non è più 120 ma è 126, perché in delle parti è velocizzato, in delle parti è rallentato e quindi ha sfasciato tutto, però comunque è a tempo perché si è warpizzato. Poi se volete farlo tornare normale basta fare dewarp 120 bpm e torna normale. Modalità interessanti sono questi algoritmi
di warp che ci permettono, attraverso la funzione di pitch, di cambiare proprio la forma al suono e soprattutto con le varie modalità di dare proprio una timbrica specifica, perché per esempio Beats è un po' più attratto alle drums, che adesso vi farò vedere una funzione molto interessante, Complex per mantenere le formanti nei vocal, Tone più per le bassline, Texture per creare robe, i grani, quindi granulatore, sempre funzione stile, una funzione stile Lambda, dai, cioè se vi siete persi il video qui sopra. Insomma sì, come si può notare. Possono creare veramente cose interessanti in queste funzioni, ma li vedremo in un prossimo video molto più specifico. In questo caso andiamo a vedere Beats, questa cosa per farvi vedere questa cosa del warp, e vi dico, allora serve per preservare i transienti o la figura che gli impostiamo. Attraverso queste modalità, io preferisco la prima, forward, ci permette di rubare tutti i transienti e lasciare zero sustain, quindi di creare un suono molto più percussivo. Lo metto in solo. Ed è molto figo perché possiamo andare ad impostare le figure e quindi a catturare i transienti a seconda di quella velocità. Una cosa che mi fa molto incazzare di Live è il fatto che abbiano levato delle funzioni molto fighe per randomizzare per esempio questo parametro e la groove pool, perché magari poi risultava troppo pesante, è una cosa geniale, applicato a più cose poi magari può esplodere il computer, quindi in questo caso noi andiamo a creare una nuova traccia audio, risamplare tutto, 1/16 perché mi piace di più. Abbiamo ottenuto un loop completamente nuovo, che poi tra l'altro possiamo andare nuovamente a ripicciare, possiamo andare a warpare nuovamente, quindi adesso lo riwarperemo, posizionare il marker qui, possiamo andare a transientarlo, a riposizionare tutti i vari marker e a cambiare un po' la ritmica, magari con griglie diverse, tipo triplettate. Basta ricopiarle. Ricopiare le sezioni è abbastanza intuitivo e soprattutto così si possono creare dei loop completamente nuovi. Possiamo tagliare delle sezioni, reversarle, perché mi piace molto questa parte. Abbiamo creato un loop completamente nuovo, praticamente da zero. Mi raccomando, fammi sapere se sei riuscito a warpare correttamente tutte le tue cose. Non dimenticarti di iscriverti al canale e fammi sapere che cosa ne pensi. E soprattutto fammi sentire le tue produzioni. Me le puoi mandare qui sotto, nell'indirizzo email. E niente, ci vediamo alla prossima. Buonasera.